In questo video vi elencherò 5 metodi molto utili per annaffiare il vostro orto, il vostro terrazzo e il vostro giardino nelle stagioni più siccitose. Alcuni saranno molto semplici e alcuni leggermente più composti e da costruire, però essi saranno i migliori per potervi far risparmiare tempo, acqua e naturalmente soldi. Il nostro orto, soprattutto durante il periodo estivo, necessita di acqua, anche perché senza quella certi ortaggi difficilmente crescono. Esistono moltissimi e svariati metodi di irrigazione e qui ve ne elencherò alcuni da me ritenuti più efficienti, innovativi ed ecologici. Per risparmiare più acqua è appetibile utilizzare la pacciamatura, preferibile è quella la pacciamatura organica. Per primo metodo, il normalissimo metodo goccia a goccia, usato per grandi superfici in modo da risparmiare tempo ed acqua rispetto all'irrigazione a getto, perché con la goccia a goccia direzioniamo l'acqua solo nei punti precisi dove andranno poi messe le nostre piantine. Esistono varie tipologie e misure e sarà a voi scegliere quali acquistare e quali usare. Io vi consiglio di acquistare quei tubi forniti di piccole valvole nei fori, in modo da non usare troppa elettricità per mantenere la pressione necessaria per far fuoriuscire l'acqua dal nostro tubo. Il secondo metodo è il metodo più utilizzato secondo me, a mano, utile per chi ha massimo 50-70 metri quadrati di orto o chi ha un terrazzo e ci permette di occuparci di ogni singola piantina con attenzione e cura. Io in certi momenti dell'anno lo preferisco. Naturalmente ci vorrà più tempo, ma ve lo consiglio apertamente perché una buona cura e una buona attenzione e pazienza nel curare ogni pianta è molto utile, soprattutto per i primi anni, perché coltiva i suoi primi ortaggi. Questo metodo sono i vasi o prode autoirriganti. È un sistema che prevede di progettare un vaso o una proda fissa con un deposito di acqua al suo interno, in modo che le piante possano attingersi l'acqua da sole. Questo ci permetterà di risparmiare sull'acqua perché essa evaporerà meno velocemente quando le andremo a dare, perché le piante appunto se la prenderanno da sole, non ci sarà bisogno di dargliela, e anche di andare in vacanza e lasciare l'orto in buonissime mani. Ho fatto un video su come costruirlo e sui suoi approfondimenti, tutto bello preciso, ve lo metto qua sopra e in descrizione. Conoscete qualche altra tecnica di irrigazione? Ditemela pure sotto nei commenti, o anche scrivete quale secondo voi è la migliore in modo da confrontare le idee e anch'io posso imparare qualche nuova tecnica anche da voi. Il quarto metodo, secondo me molto utile, è uno dei metodi più antichi a oggi scoperto, sono le anfore in terracotta, o anche chiamate olle. È una tecnica appunto molto antica, è una specie di sub-irrigazione graduale, molto gradita dalle piante. Sub-irrigazione si intende un'irrigazione che avviene sotto il livello del terreno. Consiste nel sotterrare delle anfore di terracotta, e mi raccomando non trattate perché devono rilasciare e traspirare acqua, e esse andranno pian pianino, come vi dicevo, a rilasciare pian pianino l'acqua. Quindi essa sarà disponibile a tutte le piante all'anfora vicine. È fantastico perché alcune piante andranno ad avvolgere l'anfora con le loro radici in modo da prendere più acqua possibile. È consigliato tappare queste anfore in modo che l'acqua con l'eccessivo calore non evapori. Il quinto metodo di irrigazione è quello a getto, utile per culture molto piccole come insalatine da taglio, ravanelli e rucola che hanno bisogno di acqua in uno spazio con tanta densità appunto di piantine. Questo ci permette di dare acqua ad intere aree e a tutte le piante, cosa che con la goccia a goccia non si potrebbe fare essendoci troppe piantine. Questo però comporterà uno spreco di acqua per via dell'evaporazione e una crescita massiccia di erbacce. È consigliabile annaffiare la sera per minimizzare gli sprechi idrici, avendo le piante tutta la notte per assorbire i liquidi. In commercio potremmo trovare tanti di questi spruzzatori a getto e li potremo impostare secondo le nostre preferenze. Io vi consiglio di impostarli in modo che non facciano un getto né troppo irrisorio né troppo violento, ma nemmeno un getto troppo nebulizzato, perché nebulizzandolo andremo a dare solo l'acqua sulle foglie delle piante e non arriverà al terreno. Questo metodo però comporta anche un aumento un pochino delle malattie che si potrebbero sviluppare, quelle fungine soprattutto, con l'aumento dell'acqua sul fogliame, che però di solito sui ravanelli, sulla rucola e sulle insalatine da taglio non avviene. In tutte queste tipologie di irrigazione usate la pacciamatura organica in modo da diminuire l'evaporazione dell'acqua e l'erosione del terreno e state attenti alle perdite dei vostri impianti.
Se volete un video su tutte le utilità della pacciamatura, molto importante nei nostri orti e nei nostri vasi, lasciate like e scrivete nei commenti se per caso vi può interessare. Lasciate anche un commento sulle irrigazioni per confrontare le nostre idee e tecniche. E naturalmente, che fai? Non ti iscrivi? Anche per supportare questo progetto e questi video che io sto facendo per... Mi raccomando, accendete la campanella, io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!